Saluti da Heavy Metal Eleven. Oggi ti presentiamo un nuovo format, la retrospettiva underground. In questo spazio, al pari delle retrospettive regolari, celebreremo gli anniversari di dischi poco conosciuti, persi tra le sabbie del tempo, ma meritevoli di essere riscoperti. Partiamo oggi con un ovvio ma riuscito omaggio ai Black Sabbath, per un gruppo che è ben più di una curiosità esotica. Se segui questo canale è probabile che tu riconosca l'incredibile valore storico dei Black Sabbath. Che piaccia o meno, la band di Birmingham è stata importantissima per un sacco di musica venuta dopo. Per il nostro genere poi è stato fondamentale. Soprattutto però i suoi primi 5 dischi sono davvero uno dei momenti più alti mai raggiunti in ambito rock e metal. Non è strano quindi che decine di migliaia di band nel mondo si siano ispirate agli inglesi o addirittura li abbiano imitati nei decenni successivi. È anche il caso dei Beaver Sea. È probabile che il loro nome sia stato scelto così proprio per avere le stesse iniziali, B e S, del gruppo di Tony Iommi. Ma la venerazione è dimostrata soprattutto a livello musicale, da uno stoner doom metal che sa essere sia psichedelico che oscuro, oscillando tra le varie anime espresse dai Black Sabbath classici. È una dichiarazione d'amore che testimonia, tra l'altro, quanto la fama degli inglesi si sia espansa in ogni angolo del mondo. Il fatto per cui i Beaver Sea saltano all'occhio è infatti la loro provenienza, da Bangalore, in India. Questo però non deve far pensare a loro come una semplice curiosità per il luogo d'origine, né ai casi in cui la globalizzazione crea in varie parti del mondo band che sono semplicemente la copia di qualche nome famoso. L'esordio omonimo, uscito esattamente 10 anni fa, il 19 ottobre del 2012, dimostra invece un buonissimo livello di ispirazione per i Beaver Sea. Intendiamoci, nella loro musica non c'è nulla che non si sia già sentito. Il gruppo indiano però riesce a non suonare troppo derivativo. In parte il merito è di un'ottima fantasia a livello di songwriting, che fa il paio con quella usata per creare il policromo e bellissimo artwork. Per quanto influenzati, i riff del gruppo non copiano per forza i Sabbath, se non in particolari casi. Di solito hanno una buona varietà e incidono bene, anche vista una vena moderna che aiuta a svecchiare la musica dei Beaver Sea. Se contiamo anche la voce abrasiva di Ganesh Krishnaswamy, e speriamo si pronunci così, almeno un tocco di personalità è presente. Insieme alla suddetta ispirazione, rende interessante il disco e in particolare Abishtu e Mono Gnome. La prima canzone è oscura, movimentata, rabbiosa, ma senza che la componente stoner venga meno. Ne risulta un equilibrio immaginifico, che porta alla mente un viaggio notturno in moto in qualche sobborgo malfumato. Ma la seconda è ancora meglio, un trip acido tra momenti più arcigni e altri più espansi e musicali, immersi in un caleidoscopio variegato che mostra una grandissima inventiva. Da citare è anche Universal Sleeper, forse meno appariscente del duo precedente, brilla però per musicalità nella seconda parte, dopo un inizio che è un chiarissimo tributo a Hole in the Sky dei Black Sabbath. Non che Beaver Sea sia perfetto, questo no. Ogni tanto è presente qualche banalità, specie in The Smiler, opener buona ma non a livello delle altre. Il vero problema del disco è piuttosto a livello di registrazione, un po' piatta, e di produzione, con piccoli problemi tecnici dovuti alla strumentazione e forse alla fretta di registrare. Ma si tratta di pecche poco incisive. In generale, l'album scorre molto bene, con poco di criticabile e tanto di piacevole. Poteva essere più personale? Forse sì, ma in fondo ci si può accontentare anche così. Per chi vuole qualcosa di fedele ai Black Sabbath ma che al tempo stesso non puzzi troppo di stantio, o conoscere una band valida lontana dai soliti poli di attrazione del metal, i Beaver Sea sono un nome da non sottovalutare. Voto di Heavy Metal Eleven 80 su 100. E anche per oggi è tutto. Se ti è piaciuta la recensione metti il like, commentala e condividila. Puoi anche seguire il nostro canale e attivare le notifiche per rimanere aggiornato sui nostri nuovi contenuti. Ti invitiamo inoltre a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link alle nostre fanpage in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!